Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, è un film assolutamente da non perdere, che ci porta a un livello molto alto del cinema d'autore, come non era capitato spesso a Guadagnino nella sua filmografia, tranne che per Suspiria, che secondo me è un capolavoro non solo del genere horror, ma un capolavoro cinematografico che riesce anche a fondere degli inserti di videoarte con il racconto cinematografico. Queer è interpretato da Daniel Craig e qui secondo me all'interpretazione della carriera migliore che abbia mai fatto, cioè perlomeno dei film che ho visto io di Daniel Craig, relegato sempre a eroe d'azione 007 o a film diciamo medi che sono un punto di incontro tra il film d'essai e il cinema commerciale americani. Ci voleva un regista italiano come Luca Guadagnino per fargli fare questo ruolo straordinario perché oltre alle capacità di Daniel Craig e la capacità del regista nel dirigerlo, c'è alla base un personaggio memorabile che è l'alter ego di William Burroughs, che è lo scrittore di Queer nella versione originale checca, probabilmente ispirata alla parola italiana dispregiativa per indicare un omosessuale. Non ho approfondito, ma è curioso che uno scrittore americano abbia usato una parola italiana, non so, forse si usa anche negli Stati Uniti o forse in certi quartieri, in certe comunità italo-americane degli Stati Uniti degli anni 60, che è l'epoca in cui appunto avviene la Beat Generation. William Burroughs è il grande padre putativo riconosciuto da Kerouac e gli altri, Ginsberg, come il loro guru, il loro maestro, ed è considerato uno dei più grandi scrittori americani del dopoguerra, se non forse tra i primissimi proprio scrittori americani del dopoguerra, con la sua opera famosissima Il pasto nudo, da cui David Cronenberg ha tratto un film visionario e orrorifico allo stesso tempo, un incrocio tra horror e fantascienza, che ha avuto un grande successo e in cui vediamo anche lì un alter ego di William Burroughs, questa volta alle prese con i suoi incubi più profondi e con delle macchine da scrivere che si trasformano in mostruosi insetti. E Burroughs è più che un padre spirituale, però in realtà è stato un padre, diciamo, dell'autodistruzione, della dissoluzione più estrema, figlio di una famiglia ricca, benestante, il cui nonno aveva inventato le prime calcolatrici e aveva creato un'azienda molto ricca in America. Lui è stato sempre mantenuto dai genitori e poi sostentato in questa sua voglia di esplorare l'esperienza umana sia all'esterno con i viaggi in Sud America, in Europa, in tutte le parti del mondo, sia soprattutto a livello interiore con le droghe, cocainomane, eroinomane, esperto di droghe psicotrope. Nel film infatti lo vediamo poi nel terzo capitolo, il capitolo più importante del film, andare in Sud America per trovare l'ayahuasca, quello che noi chiamiamo qui, abbiamo già sentito parlare, diciamo il suo nome più popolare è l'ayahuasca, anche se nel film viene chiamata in un altro modo. Burroughs addirittura si tagliò una falange di un mignolo
ad un certo punto della sua vita per prendere parte ad un rituale indiano, e poi fu internato dal suo medico a cui lo fece vedere con nonchalance. Inoltre era omosessuale, aveva avuto molteplici relazioni, come appunto vediamo nel film, frequentando i bar e locali omosessuali dell'America del Nord, dell'America del Sud, ovunque, diciamo. Guadagnino prende questo suo romanzo queer o checca e lo trasforma in un film molto affascinante dal punto di vista visivo. Il film ha una fotografia calda ambientata in questo Messico dove tutti sono sempre sudaticci, e questo clima umido, tropicale, subtropicale, che ricorda un po' anche i dipinti di Frida Kahlo in certe inquadrature. Dal punto di vista visivo il film è molto affascinante, anche se nei primi 2 capitoli, perché premetto che è il terzo capitolo che darà il senso e la profondità a tutto il film. Nei primi 2 capitoli si rimane un po' in sospeso e si ha un po' l'impressione di estetizzazione eccessiva dell'immagine e un po' fine a se stessa, nel senso che è vero che il film è tratto da un racconto di Burroughs, però nel film noi non vediamo altro che un trascinarsi da una bevuta all'altra di William Lee, personaggio interpretato da Daniel Craig, l'alter ego appunto di Burroughs, il protagonista. E poi lo vediamo rimorchiare un ragazzino messicano che ricorda un po' quei volti sdentati alla Pasolini. Lo vediamo parlare con gli altri amici omosessuali. Poi c'è il colpo di scena che è l'incontro con questo ragazzo giovane che lo affascina e di cui si innamora a prima vista, ha il cosiddetto colpo di fulmine, che non sarà in realtà mai ricambiato, se non a metà per opportunismo o anche per curiosità da parte del ragazzo di fare esperienza, anche di voler bene, ma non sarà mai quel bene così passionale, così intenso, così folgorante che prova William Lee, Daniel Craig, fin dall'inizio, e che poi diventa sempre più forte. Lui alla fine il ragazzo accetterà di andare in Sud America, ma in cambio di una semi-prostituzione, diciamo, in cambio di l'essere carino almeno 2 volte a settimana, come dice William Lee. E lo vede una prima volta, ci sono delle scene a rallentatore appunto in cui Guadagnino in questo film usa molto il rallentatore, e all'inizio si ha un po' tutta un'impressione di estetica eccessiva anche nell'uso delle musiche, ma il film prenderà invece una potenza e una profondità esistenziale memorabile nel terzo e ultimo capitolo. Soprattutto nel finale ci sarà un capovolgimento in cui si capirà come queste scene, così che nella prima parte del film sembrano anche troppo tirate per le lunghe, di bevute, di personaggi che fumano. I dialoghi sono splendidi, non sono mai banali, sono sempre spiazzanti, sempre originali, sempre i personaggi dicono e fanno sempre qualcosa che non ci si aspetta, che sembrano davvero personaggi vivi, però c'è questa appunto lentezza, sono tutte scene girate a tavolino di personaggi seduti che
che parlano, comunque comunicano, i dialoghi non sono assolutamente verbosi, sono asciutti, rigorosi, però si ha l'impressione appunto di seguire un personaggio che non fa altro che sprofondare nel suo edonismo, in questa dissoluzione sempre maggiore fatta di alcol ed eroina e droghe. Ci sono ovviamente parti molto belle, una tra tutte è un lunghissimo piano sequenza in cui William Lee si droga con l'eroina, con la siringa, quindi fa vedere tutta la preparazione della droga e quando se la inietta, e poi la telecamera stringe in primo piano un'inquadratura che dura almeno un paio di minuti e che ci riesce in maniera sottile, quasi astrale, a far arrivare tutta l'interiorità che il personaggio vive in quei momenti, con un rigore e una capacità di usare il suono, la musica in questo caso veramente fenomenali. In pochi sono capaci di fare questo, di mantenere un piano sequenza così minimal per 2 minuti, di muovere la macchina da presa in maniera così impercettibile, di usare il suono, ma nello stesso tempo di farci arrivare sia la disperazione, la solitudine del personaggio, sia l'effetto della droga che si è appena, dell'eroina che si è appena iniettato. Sembra quasi che il Guadagnino voglia aspettare che l'effetto della droga abbia inizio nello sguardo di Daniel Craig. Eccezionale. Detto questo, però, questi 2 capitoli, ripeto, iniziali, perché il film è diviso a capitoli con delle scritte in 3 capitoli e seguono un personaggio che in effetti non fa nulla di straordinario, tranne il fatto di incontrare questo ragazzo che è il colpo di scena che avvia tutta la storia e che regge tutta la spina dorsale del film. Lo seguirà, ci diventerà amico, con diverse serate in cui si frequentano, con una certa timidezza di questo personaggio che è memorabile perché è un personaggio totalmente dissoluto, con la casa piena di oggetti sparsi, sporcizia, bottiglie di ogni tipo di alcol svuotate, insomma la casa di una persona che sta sprofondando nel degrado, ma nello stesso tempo è una persona, è un lord, è un letterato, è una persona che si presenta comunque sempre garbata, elegante e per fortuna in questo film, lo dico con grande piacere, non ci sono i ricorrenti, onnipresenti luoghi comuni del cinema americano che deve buttare sempre tutto in violenza, cioè il personaggio anche quando ci se lo aspetta, quando nella giungla c'è una sciamana che li accoglie ma ha le pistole, gli punta la pistola, insomma ci sono delle situazioni potenzialmente esplosive di violenza, ma come succede per fortuna spesso nella realtà, questa violenza non esplode mai come succede nei film americani dove tutti sparano, tutti urlano e giù botte da orbi e cazzotti e via dicendo. No, qui il film rimane un film che cerca di raccontare dei personaggi veri e cerca di andare in profondità senza dover usare per forza la violenza e scene estreme. L'unica cosa in cui appunto contribuisce a creare dei dubbi nei primi 2 capitoli di questo film, nei primi 2/3 del film, sono anche le esplicite, molto esplicite scene sessuali tra
la prima scena è quella tra William Lee e questo ragazzo messicano che rimorchia in un bar. Poi ci sono 2 o 3 scene di William Lee che fa sesso con il ragazzo coprotagonista di cui si innamora. Anche qui torna il sospetto di un certo estetismo, di un certo insistere sull'immagine, ma anche sui rallenti, sul far vedere cose che non che io sia un censore, per carità, per me poteva anche fare un film porno gay, però non si capisce la necessità della lunghezza di queste scene e della loro ripetizione, insistenza. Forse Guadagnino voleva far capire la passione, la passione carnale che William Lee e il ragazzo provano, l'attrazione sessuale reciproca, però secondo me non c'era bisogno, perché la forza del film, e qui vengo al terzo capitolo, poi i due si conoscono e incominciano a frequentarsi sempre più spesso, però il ragazzo più volte lo allontana, si dimostra freddo, si dimostra uno che in fondo vuole la sua indipendenza, la sua libertà, e che è andato con William solo per curiosità, per passare insomma dei momenti di piacere, però non prova quel sentimento così intenso. Comunque alla fine riuscirà William a coinvolgerlo in un viaggio in Messico, no, in un viaggio, scusate, in Paraguay, in Sud America. Loro si trovano già in Messico, andranno molto più a sud, in Sud America, per trovare una professoressa americana diventata una sciamana nella giungla, che sa usare l'ayahuasca, perché William vuole sperimentare le sue proprietà telepatiche e questa ricerca lo impegna molto, perché incontra molte difficoltà, lo scoraggia prima un professore che incontra in una serra, poi insomma gli dicono che se non sei pronto non devi provare questa sostanza, che nel film si chiama Javei, qualcosa del genere. Comunque sarebbe la radice di una pianta che sarebbe l'ayahuasca, insomma, con delle proprietà allucinogene e spirituali. E quindi dicevo, William riesce a convincere il ragazzo a fare questo viaggio con lui. All'inizio il ragazzo non vuole, poi accetta, appunto, in cambio di essere carino un paio di volte a settimana con lui, dice William, perché William è benestante, è disposto a pagarlo, a finanziare tutto il viaggio, e il ragazzo in fondo alla fine si convince, non gli dispiace affatto fare questo viaggio e vanno, insomma. Inizia questo terzo capitolo, che è il capitolo che dà un senso a tutto il film. Faranno questa esperienza dove ci sono degli effetti speciali magnifici, c'è un modo di interpretare il viaggio mentale della ayahuasca in maniera molto inconsueta, e qui Guadagnino ha l'opportunità di risperimentare di nuovo la videoarte che avevamo visto in maniera sublime in Suspiria, e quindi di regalare al pubblico delle immagini strepitose che non sto qui a rivelare. Poi c'è un'attrice che mi devo documentare su chi sia, che interpreta questa sciamana che si è rifugiata nella giungla e in una capanna che raggiungono dopo una spedizione tipo Indiana Jones,
e che è un'attrice secondo me veramente incredibile, perlomeno in questo ruolo ho trovato un personaggio fenomenale, interpretato in maniera sublime, pericolosa ma allo stesso tempo una maestra spirituale per loro due, eh, insomma quasi una strega, ecco, qui mi ha ricordato un po' certi personaggi di Suspiria. Questo capitolo finale dà un senso a tutto il film perché ci mette in luce definitivamente la mostruosa solitudine di quest'uomo, il suo tormento esistenziale e la ricerca per tutta la vita di un qualcosa che più che altro serve a coprire questa enorme voragine che si porta dentro, che è la vicenda umana di William Burroughs, che avrebbero dato tutti per morto da giovane e che invece vive fino a 83 anni, ma sempre allontanato dalla famiglia che si vergognava di lui, della sua omosessualità, della sua dipendenza dalle droghe, allo stesso tempo sempre dipendente economicamente da loro fino a un certo punto della vita. Poi l'azienda cadrà in disgrazia, l'azienda di calcolatrici del nonno, e quindi dovrà fare i lavori più disparati dopo i 50 anni. E quindi è una storia molto toccante della vicenda umana difficile, drammatica di quest'uomo, di cui vediamo nel film ci sembra quasi di respirare. Ecco che qui 2 capitoli precedenti acquistano questo senso che non sta tanto nelle situazioni e nelle scene raccontate, ma sta più in quell'atmosfera che si respira, sembra quasi di respirare la sofferenza e il degrado esistenziale in cui si trova quest'uomo, pur comunque volendo sempre apparire una persona di un certo livello, di un lord, un intellettuale, ma comunque poi nella terza parte lo vediamo proprio soffrire, ammalarsi, in Sud America poi sarà costretto anche ad andare da un medico, insomma si confronterà con le cose più delicate della sua vita. E poi nelle ultimissime scene la visione che ci dà il regista è quella di riconoscere in tutta questa storia, in questo incontro che può sembrare appunto un incontro da bar, un amore così destinato a essere dimenticato, a essere l'amore di una notte, e invece dà a tutta questa vicenda raccontata un significato enorme, che è il significato che acquista per William Lee trattino William Burroughs l'incontro con questo giovane, questo periodo in questo bar in Messico, con l'amico con la barba e con tutti gli altri personaggi che ruotano attorno a questa località, a questa comunità omosessuale, e fino a questo viaggio e in Sud America, e questa esperienza con l'ayahuasca che lo segnerà completamente e definitivamente per tutta la vita. Quindi è l'esperienza per lui più importante della sua vita, che William Lee ricorderà per sempre. Il film alla fine, con questa sua risoluzione, con questo suo dispiegarsi della sceneggiatura, ci commuove profondamente. Il personaggio entra in un'empatia non comune con il pubblico, è un personaggio memorabile, destinato ad essere ricordato nell'archivio del mondo del film d'autore. Ripeto, Daniel Craig qui ha l'opportunità di dare una performance
incredibile, anche con una disponibilità totale a scene di sesso omosessuali, ma non è quello il punto, è proprio la capacità di rendere la fragilità e l'umanità di questo personaggio. Un film bello, davvero da vedere e da fruire lentamente, perché è un film che rimane sempre sobrio, che fa della qualità principale del cinema, cioè la, come dire, l'asciuttezza, il rigore, una delle sue cifre linguistiche principali, e bisogna quindi vedere tutto il film e aspettare per capire tutta la vicenda di questo personaggio.